Buongiorno a tutti, benvenuti Enactus Kickoff 2021, idee migliori per un mondo migliore. Io sono Giampaolo Musumeci, normalmente racconto storie e un po' storie racconteremo quest'oggi, però ve lo preannuncio, sarà anche un viaggio ambizioso, un viaggio fatto di competenze, di storie, di aspirazioni e di insegnamenti. Ve lo anticipo subito, impareremo anche delle cose. Sentirete voci di studenti, voci di grandi imprenditori, voci di professionisti e voci che saranno sostanzialmente un ponte tra il mondo dell'università e il mondo del lavoro e il mondo dell'imprenditoria. Non è un'imprenditoria qualunque, quella di cui sentirete le voci, ma è un'imprenditoria che ama le idee, soprattutto se sono sostenibili e soprattutto se sono sociali. Un po' di grammatica, dall'altra parte della telecamera c'è Andrea Roccabella e lui detterà i tempi e la grammatica di questo evento naturalmente, ma a proposito di grammatica, regola fondamentale, ci si dà del tu, anche questo fa parte dell'ambiente Enactus. Questo era il mio benvenuto, partiamo subito, vi faccio dare il benvenuto anche da Daniele Di Cristina, presidente di Enactus Italia. Daniele. Buongiorno, grazie per la presentazione Giampaolo e soprattutto grazie a coloro che sono collegati per partecipare a questo importante evento Enactus. Allora, oggi ho il piacere di essere qui in doppia veste, non solo in rappresentanza della multinazionale che guido, ma soprattutto dell'organizzazione no profit di formazione imprenditoriale di cui sono presidente, Enactus Italia. Mi piace pensare a questa occasione come un'ottima modalità per inaugurare questo nuovo anno, raccontandovi qualcosa in più, soprattutto per chi non mi conoscesse, di quelli che sono i motivi che mi hanno spinto e mi spingono tuttora a dare il mio sostegno ad Enactus, sia personalmente che con la mia azienda. Allora, la ragione che sta alla base di questa scelta è che condivido fortemente è che, diciamo, citando il professor Umberto Galimberti, il futuro non è una promessa di qualcosa che verrà. Il futuro deve essere un fine da realizzare. E se voglio che questo sia vero, soprattutto per i giovani studenti che sono in ascolto, occorre che mi impegni personalmente, quotidianamente, per renderlo vero. Questo significa che devo investire nella loro crescita per aiutarli a costruire il futuro che desiderano, di modo che presto possano viverlo. Allora, penso che in un'Italia in cui si richieda una forte partecipazione di costruttori, parola ormai di moda, come espresso dal nostro Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno, i giovani talenti, siano quelli su cui dobbiamo investire sempre e soprattutto nei momenti difficili e bui. Io ho fatto mia questa lezione di vita durante la mia permanenza in Cina, qualche anno fa. Siamo a Shanghai 2013. La mia azienda si trovava a dover affrontare un momento di particolare difficoltà. Ero appena entrato in azienda e come prima azione mi sono focalizzato sulla riduzione dei costi e ho subito pensato di ridurre o rivedere le sponsorizzazioni, tra le quali anche quelle di Enactus, di cui non sapevo nulla. Il mio CEO, saluta la cosa, mi chiama e mi dice: Daniele, guarda, puoi, anzi devi fare di tutto per mettere l'azienda in sicurezza, ma non tocchi nulla di quello che riguarda il nostro sostegno alle prossime generazioni. Non si taglia sul futuro, anzi è necessario incrementare gli investimenti nella formazione dei dipendenti e nel futuro delle aziende, ovvero gli studenti di oggi e i leader del futuro. E mi disse: da adesso in poi ti occupi di Antus. Ora, mi rendo conto che la situazione in questo momento sia critica nel mondo, in Europa e soprattutto in Italia, ma i giovani studenti di oggi non devono pagarne le conseguenze, anzi devono essere messi nella condizione di mettersi in gioco, e questo è possibile solo se qualcuno che è stato studente come me è disposto a credere in loro. Concludo dicendo che non sono solo in questo percorso con Enactus, infatti oggi qui con me e Giampaolo ci sono illustri ospiti che ci aiuteranno a raccontare meglio che cosa rappresenta questo network che è Enactus. Infine, colgo l'occasione per ringraziare in particolare i nostri sponsor, che non sono solo aziende leader nel loro settore, ma soprattutto sono illuminati costruttori del futuro. Grazie, buona continuazione e buon viaggio. Grazie mille Daniele Di Cristina, presidente di Enactus Italia.
un intervento, un'apertura che mi è piaciuta molto, intanto perché hai riportato alla mente un'esperienza personale molto concreta a Shanghai 13 anni fa, hai fatto una celebrazione del futuro e già questo ci piace, ti sei appoggiato con grande eleganza agli scritti di Umberto Galimberti, che io amo molto peraltro. Avete celebrato il futuro, Galimberti scrive molto anche di bellezza, quindi io aggiungerei anche questo piccolo tassello. Progettare il futuro può essere anche molto molto bello, soprattutto se si raccontano e si progettano belle storie. Vi dicevo che questo incontro, queste 2 lunghe ore saranno anche un viaggio. Iniziamo questo viaggio e lo facciamo a proposito con una bella storia, è una storia di impresa e di sostenibilità che ci porta direttamente in Mali. Ma per andare in Mali, nell'importante paese africano, quello che vi propongo è invece di entrare in punta di piedi in una piccola boutique, che è quella di Nassira Camara. È una boutique a Prato che vende un prodotto molto molto speciale, guardate. Parmi les produits que je vends, qui sont les produits africains, je vends de plus le beurre de karité. Le beurre de karité est un excellent produit africain dont nous sommes vraiment très fiers. Les Africains reconnaissent sa valeur et nous voulons faire reconnaître sa valeur au niveau international. Car c'est un produit qui est très riche en acide oléique, très riche en acide stéarique, très riche en vitamines comme vitamine A et E, un produit recommandé pour toutes les circonstances, qui peut être utilisé pour tout type de peau, pour les cheveux, tout type de cheveux, et un produit protecteur, très hydratant et régénérant. Il y a un beau réseau qui est en train de se former et un très beau projet qui s'appelle Shea Matters, qui peut aider beaucoup de villages qui feront partie du réseau pour améliorer les conditions de vie de la population. Un projet qui veut le bien-être, qui veut le bien des Africains, qui veut le bien de la population africaine, qui va augmenter la production et l'exportation du beurre de karité pour sa valeur et pour sa valorisation au niveau international. Reconnaître la valeur d'un travail n'a pas de prix. Je vous remercie et vive le beurre de karité produit en Afrique, surtout dans mon pays, le Maliba. Merci. Viva il burro di karité, prodotto africano al 100%, avete sentito Nassira Camara che ha elencato le doti e i pregi di questo prodotto utilizzato fin dall'infanzia in 1000 modi. Nassira Camara ha citato questo progetto Shea Matters, è una rete di piccoli produttori locali che sostanzialmente grazie a questo progetto avranno del benessere. Il burro di karité come prodotto dà evidentemente benessere ai suoi utilizzatori, ma anche a chi lo produce. Do il mio buongiorno e benvenuto allora anche a Filippo Ferroni, è studente del Politecnico di Milano. Nel 2020 ha vinto la competizione nazionale. Ci aiuterà a capire meglio questo progetto che sostanzialmente è un filo rosso tra piccoli villaggi del nord del Mali e addirittura il Politecnico di Milano. Filippo, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie per questa partecipazione, per questo invito. Allora, aiutaci a capire un po' meglio questa idea del progetto di lavorare e focalizzarsi sul burro di karité. È un prodotto poco conosciuto forse da noi in Italia, a meno che qualcuno non abbia, come nel mio caso, lunghe esperienze africane, allora ne apprezza le grandi doti. Raccontaci un po' e poi ci spiegherai meglio che eredità ti sei portato dietro dopo aver affrontato questo progetto. Sì, innanzitutto si tratta di un prodotto molto utile, come lei ben sa, dalle sue esperienze in Ci diamo del tu, Africa. Filippo. Scusami, Regole Nactus, assolutamente. l'emozione da studente.
È un prodotto molto duttile e che in Italia in realtà trova la sua applicazione nel burro di karité, piuttosto che in sostituzione al cacao a livello industriale, e in 1000 altre, applicazioni che creino, sensazioni, sulla pelle, a che fare con, il togliere la secchezza, rendere, i capelli più lucenti, eccetera. Noi abbiamo pensato di dare un'opportunità a queste persone che lo lavorano in Africa perché penso che vivano in condizioni sotto la soglia di povertà, come probabilmente ben sappiamo, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di investire veramente su di loro e su di un prodotto che ha così tanti margini e così tante potenzialità, essendo qui in Italia rivenduto ad un prezzo veramente esorbitante rispetto a quello che costa lì. Fra l'altro, Lo Nassera s- Camara puntava su questo aspetto qua, proprio aiutare i giovani, i piccoli produttori locali dei piccoli villaggi. Fammi capire però come avete coniugato un prodotto così fortemente legato al territorio col Politecnico. Uno ha forse un'immagine, io per primo mi metto in mezzo e mi sbaglio, no? Politecnico, altissima tecnologia, invece hai avuto quest'idea di applicare l'innovazione a un prodotto così antico e così territoriale. Sì, il Politecnico effettivamente dà sempre l'idea, di, formare degli studenti votati all'innovazione tecnologica. Mm. Infatti il nostro percorso in Enactus come gruppo è stato proprio quello di cercare un'innovazione tecnologica che potesse rappresentare noi come studenti del Politecnico, ma anche matcharsi perfettamente con tutti quelli che sono gli aim di Enactus. Poi alla fine in realtà, a causa della nostra, mancanza di alcune particolarità di know-how e, la nostra ossessiva ricerca di innovazioni che poi ci portava a ricercare addirittura cose che nel mercato non fossero ancora state studiate, Mm. presenti, alla fine ho messo in campo, quello che possiamo dire la mia eredità culturale, cioè quella che mi porto dietro a partire da mia mamma che è del Mali e mio padre che è italiano. Ehm, quindi, mettermi in gioco e proporre ai miei colleghi, un progetto diverso dalle nostre ambizioni e dalle nostre aspettative, che però ha raccolto subito, devo dire, una grande adesione e veramente un grande senso di, responsabilità soprattutto, perché anche di quello si tratta poi alla fine. Sì. Si tratta di dare una possibilità a delle persone che non hanno niente, di creare loro una speranza e di sapersene assumere, poi tutto quello che ne consegue, che ha una certa caratura, una certa levatura poi nei nostri cuori, nelle nostre menti e nel tempo che poi noi ci investiamo. E Assolutamente, hai fatto bene a sottolinearlo, poi aggiungo una piccola spigolatura se volete, il Mali per chi non lo conosce, oltre ad essere un paese gigantesco, fondamentale, bellissimo, è funestato ultimamente da una serie di eventi drammatici, rigurgiti jihadisti, instabilità politica, il tutto ovviamente anche in tempi di pandemia ha una ricaduta sui piccoli produttori e su chi fa del lavoro quotidiano la propria vita, quindi ancora maggiormente mi sento, come dire, di abbracciare, di stressare la bontà del vostro progetto. E l'altra cosa, Filippo, è molto interessante perché, come dire, ci hai aperto uno scenario facendoci capire che innovazione non è soltanto iperingegnerizzazione delle cose, no? A volte innovazione è avere appunto l'idea migliore per un mondo migliore, e mi rilaccio a titolo di quest'oggi. Quindi grande entusiasmo. Allora a questo punto, sulle ali di questo entusiasmo, ti chiederei quali altre idee avete in cantiere, perché l'anno scorso hai vinto la competizione nazionale con questo progetto e regalaci qualche anticipazione di quali altri progetti state avendo in cantiere. Molto volentieri. Beh, innanzitutto dopo aver vinto la competizione in Actus si è aperta una rete di contatti, che davvero ci ha fatto rabbrividire e molto piacere perché ci ha portato veramente tanta esperienza, ancora più entusiasmo rispetto a quello che avevamo e ci ha permesso di realizzare la nostra prima campagna di crowdfunding che è ora online sul sito di Produzioni dal Basso. Al quale vi invito di leggere perché insomma è stato un lavoro di un anno, di uno sforzo durante il periodo di coronavirus e Eh di sì. pandemia, quindi tutti noi molto stressati nel doverci solamente incontrare attraverso gli occhi di uno schermo, ma che poi alla fine ha prodotto un risultato.
Poi stiamo per lanciare altri 2 nuovi progetti, di cui uno è Oyster to Life, che parteciperà il prossimo mese ad un'importante competizione. Riguarda molto brevemente la raccolta delle conchiglie delle ostriche e poi il loro riutilizzo, che può avere veramente vastissimi campi, e quindi poi finalmente ritorniamo ad essere quegli studenti del Politecnico che ingegnerizzano qualsiasi cosa, anche a partire dalla natura. E poi Shea Matters ha intenzione di espandersi, cioè noi siamo partiti dal Mali, ma il nostro obiettivo è quello di creare una rete, un network, un ecosistema nel vero senso della parola, attraverso tanti villaggi in tutta l'Africa. Infatti siamo appena arrivati in Ghana con un nuovo villaggio che ha aderito al nostro progetto, e la campagna di crowdfunding ci permetterà anche di realizzare quella che è una delle tante ambizioni, dei tanti servizi che vogliamo offrire, cioè quello di una micro rete elettrica per rendere indipendenti questi villaggi dal servizio nazionale, che purtroppo presenta molte lacune, presenta Certo. veramente grandi problemi, cioè non permette né ad un ragazzo della mia età in Mali di poter studiare con una luce, né di poter mettere in frigo Sì. quello che può essere il cibo per la cena di una famiglia, quindi insomma veramente tanto lavoro. E poi anche un progetto di sensibilizzazione che riguarda invece gli studenti che presentano dei problemi a livello di udito. E questo progetto sta incontrando innanzitutto il favore del Politecnico, che ci ha permesso di accedere ad un bando e quindi a delle risorse di finanziamento, e far sì che quindi le mascherine non diventino un problema per lo studente finale che purtroppo presenta problemi di udito, ma che al contrario possa invece seguire la lezione con un docente o con dei propri compagni di corso che si adeguino e utilizzino una mascherina innovativa, cioè quella trasparente, che permette di far leggere il labiale allo studente che presenta poi questi tipi di problemi. Nessuno deve essere tralasciato, insomma, questo è il nostro motto. È chiarissimo. E quando abbiamo iniziato dicendo idee migliori per un mondo migliore, direi che Filippo Ferroni, studente Team Enactus Polimi, vincitore del campionato nazionale dell'anno scorso, li ha ben riassunti, anzi direi divinamente, in maniera molto plastica. Grazie mille Filippo, un super in bocca al lupo allora per i grandissimi progetti e più burro di karité per tutti, mi verrebbe da dire. Grazie mille, Grazie. soprattutto per il vostro supporto. Grazie Filippo, era la prima tappa di questo nostro viaggio, idee migliori per un mondo migliore. Allora, dalla microstoria alla grande partnership, dalla storia di quel vasetto di burro di karité alla storia di un bollino di qualità. Il bollino di qualità si utilizza in tanti prodotti, no? Sarebbe bellissimo se anche su quel vasetto di burro di karité ci fosse un bollino che ne certifica il fatto che appartiene a questo network, che è sostenibile, che ha aiutato il tot villaggio, ma se un bollino di qualità fosse anche un formidabile acceleratore di impresa. Questo è l'inizio della prossima storia. Buongiorno e benvenuto anche a Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia. Marco, buongiorno. Buongiorno Giampaolo, come va? Molto bene, è un piacere averti con noi, un piacere sentirti. Ti faccio mettere i panni, non ti chiederò del burro di karité, ti conforto immediatamente. Ti faccio mettere i panni quelli più idonei. Voi siete un super osservatorio privilegiato, ovviamente sul lavoro come Randstad. Analizzate quelli che sono i punti di incontro tra il mondo degli studenti, il mondo della formazione e poi il lavoro. Un lavoro che ultimamente zoppica, è un mercato del lavoro in continua sofferenza. Voi cosa cercate nei giovani professionisti, soprattutto in queste settimane, in questi mesi così delicati? Bah, prima di tutto, no, non è vero che sta zoppicando, nel senso che noi abbiamo in questo momento tantissime richieste, il nostro mercato è circa del 10% superiore al mercato che c'era l'anno scorso pre-Covid, per cui dobbiamo essere ottimisti e non dobbiamo, diciamo, entrare in una situazione così di piagnisteo. Quello che noi cerchiamo nelle persone da proporre poi ai nostri clienti sono delle persone che abbiano delle caratteristiche personali ben precise. Spesso si parla di competenze hard. Siamo sempre a disposizione a dire ehi, guarda che il mercato delle figure sanitarie è in grande espansione, delle figure della logistica è in grande espansione, figure IT è in grande espansione. Questo possiamo sempre farlo, ma quello che vorrei fare oggi è spiegare alle persone, dire alle persone quelle che sono le caratteristiche personali che normalmente i nostri clienti e noi stessi cercano nelle persone.
La prima caratteristica personale su cui bisogna sempre lavorare su ognuno di noi è la caratteristica della coscienziosità, cioè le aziende cercano delle persone che siano coscienziosi, cioè delle persone che abbiano la tendenza a svolgere un impegno in maniera responsabile, accurata e con un approccio proattivo a quelli che sono i lavori. Per cui ognuno di noi deve lavorare sulla propria coscienziosità. La seconda caratteristica personale che una persona deve avere è l'apertura all'esperienza. L'abbiamo visto anche sentendo la storia di Filippo, bisogna essere aperti ed accogliere quelle che sono le novità con una grande apertura mentale, per cui ascoltare, sentire tutto quello che avviene nel mondo è molto importante. La terza caratteristica personale è quella dell'estroversione, cioè le persone devono riuscire a rivolgere la propria attenzione non sulle proprie esperienze, ma sulle esperienze degli altri, no? E questa ad esempio è la caratteristica di una professione che non mancherà mai, che è la professione dei commerciali, di noi diciamo commerciali. La quarta caratteristica è quella della amicalità, cioè bisogna riuscire a lavorare in maniera cooperativa ed altruistica, e anche la storia che raccontava prima Filippo ti fa dire, ecco, questo è diciamo una caratteristica personale che bisogna avere, vado su infinita, e l'ultima è la stabilità emotiva, cioè riuscire a gestire le proprie emozioni in maniera tale che le altre persone riescano ad anticiparle. È molto interessante, Marco Ceresa, ci stai aprendo degli scenari che forse hai più, o quantomeno mi metto in mezzo, come alfiere portatore di questa ignoranza. Tutti noi siamo focalizzati sulle competenze più hard, più tecniche, hai fatto giustamente l'esempio dell'ambito sanitario in questo periodo evidentemente. Il tuo approccio invece è molto più umanistico, no? più totale, anche molto emotivo se vogliamo, e questo ci piace. Nelle storie che sentirete in questo lungo viaggio di quest'oggi usciranno tante di quelle caratteristiche che Marco Ceresa, amministratore delegato Randstad Italia, ci ha così efficacemente elencato. Però se tutte queste caratteristiche funzionano, a questo punto Marco io ti chiederei mettiamoci sopra un bollino, cioè certifichiamole, aiutaci a capire meglio di questa certificazione che vi siete inventati. Senti, diciamolo chiaramente, chi non assumerebbe uno come Filippo? Ma quando sono stato l'anno scorso all'apertura di all'apertura di Enactus in Bosch, nella sede di Bosch, ho visto dei ragazzi, ho detto, io li assumerei tutti e soprattutto manderei tutti questi ragazzi a lavorare presso i nostri clienti, no? Allora dico, perché non mettere un piccolo badge che certifichi che questi ragazzi hanno partecipato al progetto Enactus, ma lo metterei anche a tutte le persone come noi che in qualche maniera aiutano, ci aiutiamo tra di noi e le aziende ci aiutano a far sì che queste persone, questi ragazzi abbiano un momento di formazione, no? Per cui anche tutti i giudici che ci sono stati e così via. Per cui abbiamo creato questo attestato digitale che ognuno di noi può usare anche nei propri social network e così via, che praticamente certifica il fatto che si è partecipato a questo evento di Enactus, a questa iniziativa di Enactus, che è, secondo me, serve veramente ai ragazzi a prepararsi per quello che sarà il loro futuro lavorativo, e a noi anche per capire che dobbiamo lasciare un mondo migliore di quello che ci hanno lasciato i nostri padri, di quello che noi stiamo costruendo in questo momento. Grazie mille. Marco Ceresa ci ha spiegato anche cosa vuol dire diventare Enactus Doc, appunto con quel bollino, con quella certificazione digitale che è frutto del percorso che in parte vi stiamo raccontando anche quest'oggi. Marco Ceresa, amministratore delegato Randstad Italia, buona giornata, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto. Grazie anche a voi. Allora, dopo le parole di Marco Ceresa, vedete che ogni ospite in qualche modo apre scenari diversi, no? E va anche forse a sgretolare qualche stereotipo. Io per primo continuo a mettermi in mezzo, ma evidentemente paleso la mia ignoranza, abbiamo in testa. Adesso continuiamo il nostro viaggio, lo facciamo anche in maniera forse più fisica e virtuale insieme, perché vi dicevo storie ma anche viaggi, storie che arrivano dall'altra parte dell'oceano. Questa storia che vi raccontiamo arriva dagli Stati Uniti, da un piccolo paesino del Texas, ed è una storia che parla di anziani, di distanza, ma anche di come la tecnologia possa annullare le distanze, e soprattutto per la popolazione magari più anziana che non è esattamente avvezza alle
nuove tecnologie, all'utilizzo degli smartphone. Vi faccio raccontare tutto da Brian Mendez. Hello, my name is Brian Perez Mendez and I am the president of the Jarvis and Actus team, which is located in the state of Texas. I am really excited to start this collaboration with the Terzo Tempo and Actus team. Hi, my name is Luis Trinidad, and I am the lead faculty advisor, along with Chess and Kathy, for the Jarvis and Actus team. I have to say that I'm really excited to be part of this collaboration with Terzo Tempo. I'm an accountant, and I work in the healthcare industry. And one of the things that drew me closer to this project was helping the elderly. For this project, we are trying to bring the Terzo Tempo model to the United States. We are bridging the social distancing gap using technology so the elderly community is less isolated during this time of COVID. Here today, we have our first participant who would like to say hello. Hi, my name is Matt. I live in Hawkins, Texas. I'm really excited to be part of the Jarvis and Actus Gratitude Project. This project will help me and my wife stay in touch with friends and family that we haven't been able to visit in person because of the dangers of getting sick with the COVID virus. Thank you. Take care. We are happy about moving forward to help more seniors like Mac. Ciao! E questo è il progetto Terzo Tempo. Avete sentito le voci anche del primo partecipante, il signore da Hawkins, è un piccolo villaggio nel Texas, nel profondo Texas, negli Stati Uniti. Beh, lì c'è tanta consapevolezza a proposito del Covid, nonostante certe uscite politiche che abbiamo visto negli Stati Uniti. È un progetto molto bello che fa sì che le distanze sociali vengano ridotte grazie al maggiore utilizzo della tecnologia. Lo avete sentito anche da chi ha ideato questo progetto. Questo progetto è stato così interessante che qualcuno l'ha notato, in particolare l'ha notato Sibyl Lauri, Head of Marketing Communication AIG Italia. Che cosa ha fatto? Grazie a questo progetto il team è stato selezionato da AIG a livello internazionale, ha ottenuto un premio economico, l'affiancamento di un mentor che è proprio Sibyl Lauri e la collaborazione con un team di studenti in Actus appunto della Jarvis Christian College di Hawkins, Texas. A questo punto io lascio la parola proprio a Sibyl Lauri, ascoltiamo insieme. Buongiorno, sono molto felice oggi di essere qui con voi e di dare il mio contributo a questo evento di Enactus, raccontandovi una storia che ha un respiro internazionale. L'anno scorso, durante l'International Competition di Enactus, svoltasi negli States, i miei colleghi americani sono rimasti catturati da un progetto presentato da Cattolica e denominato Terzo Tempo. Questo ha creato una sinergia internazionale che ha fatto scommettere AIG su un progetto italiano con il sogno, poi divenuto realtà, di creare un gemellaggio con un'università americana, lo Jarvis College, che userà lo stesso progetto esportandolo e applicandolo alla realtà locale americana. Oggi sono dunque doppiamente orgogliosa. Uno, di aiutare e fungere da mentor a questi brillantissimi giovani nella messa a punto di questo progetto ambizioso, e due, di essere coinvolta in un progetto internazionale da sempre nel DNA stesso di AIG. Vorrei concludere dicendo grazie. Spesso i progetti partono in piccolo per poi abbracciare il mondo. Questo è il mio augurio che faccio sia al mio Dream Team che a tutte le squadre che contribuiscono e contribuiranno con passione a costruire sempre un mondo migliore. Grazie di questa opportunità, di cuore, Sibyl. E questo era il messaggio di Sibyl Lauri. Continuiamo questo nostro viaggio. Avete visto, ci siamo un po' spostati dall'Africa fino agli Stati Uniti. Sono tutte idee migliori per un mondo migliore. Sono tutti ponti, sono fili rossi tra il mondo accademico, quello degli studenti, e il mondo o del lavoro o dell'imprenditoria addirittura. E adesso parliamo di un'accademia. È un'accademia molto particolare. Si chiama Youth Academy e si impara sostanzialmente tutto quello che sui banchi di scuola, di università ancora non si impara. Ho solleticato la vostra curiosità, cosa c'è da aspettarsi? Ve lo faccio raccontare dai ragazzi.
Hey, my name's Luisa. Hey guys, my name is Margherita. Ciao a tutti, sono Bianca. Hello everyone. Ciao a tutti. Hi everyone. So the reason why I would like to participate to this training is to imparare, partecipare, costruire. کار گروهی و تلاش برای عملی کردن ایده هامون برای ساختن یک جهان بهتر. What I expect by participating at Enactus team is to acquire abilities related to fundraising and projects design. I would like to improve my project management skills. Great opportunity for me to learn some management skills. I'm expecting to gain more knowledge. E vorrei partecipare al training della Youth Academy per imparare a comunicare i miei messaggi in maniera diplomatica e credibile. Olyan tehát mozgás kell, hogy alkalmammal hakkadok programomat istentileyen szántban. I think that this is a great opportunity to consolidate my knowledge and to put into practice. Vorrei partecipare alla Youth Academy per sentirmi più pronto nelle sfide lavorative del domani. I expect this year's program to bring us new acquaintances and skills. Dalla Youth Academy mi aspetto di imparare a comunicare al meglio gli aspetti più importanti di un progetto. So, let's join us. See you all soon. Ciao. Eccoci qua, le voci dei ragazzi. Siamo un po' divertiti con Andrea Roccabella a raccogliere un po' di suggestioni, un po' di idee, un po' di aspettative su quella che è la Youth Academy. Allora, segnatevi due parole, una Youth Academy, l'altra è One Planet for All. Ci facciamo spiegare tutto e meglio da Lailen Albani, che è Campaigning and Volunteers Coordinator di CESVI. Lailen, buongiorno, ti vedo. Ciao Giampaolo, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Eccola, buongiorno. E poi c'è anche Daniele Saibene, Environmental Project Manager di Punto Sud. Daniele. Ciao Giampaolo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, innanzitutto, Lailen, a te ricorro per capire meglio come si legano questi due hashtag, diciamo, One Planet for All e Youth Academy. Mi pare di poter dire da un lato giovani, dall'altra sostenibilità, però correggimi tu se sbaglio. No, hai capito bene. Facciamo un passo indietro. Come sapete, CESVI è una fondazione, un'organizzazione umanitaria che opera in oltre 20 paesi del mondo e da quasi un anno è impegnata in questo progetto One Planet for All, che hai citato, che è cofinanziato dall'Unione Europea, che ha un obiettivo molto preciso: sensibilizzare i giovani di oltre 12 paesi europei sul problema del cambiamento climatico come minaccia globale e attivarli come agenti di cambiamento. Quindi cercare di stimolare azioni concrete e idee positive per comunità che siano davvero più inclusive e sostenibili. Quindi noi vogliamo sensibilizzare, formare, coinvolgere e supportare i giovani affinché abbiano un ruolo attivo nella propria comunità, a percepirsi quindi come cittadini e futuri professionisti responsabili e quindi chiaramente agenti di cambiamento. E da qui l'ovvio legame con Enactus Italia e la volontà di lavorare con questi giovani talenti a promuovere la sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Quindi l'idea di una Youth Academy insieme. Stupendo. Youth Academy, allora, ma cosa vuol dire? Entriamo nelle aule, nei corridoi di questa Youth Academy, lo facciamo ovviamente virtualmente, ma con Daniele Saibene. Raccontaci di più. Sì, allora, nell'ottica di raggiungere gli obiettivi del... Allora, ci siamo persi, Daniele, vediamo. Daniele, aspetta, il collegamento non ci stava soccorrendo, abbiamo perso l'inizio. Ecco, spero che mi sentiate adesso. Perfettamente. Dicevo, nell'ottica di raggiungere gli obiettivi del progetto One Planet for All, di cui Lailen ci ha appena raccontato, una delle attività in Italia è proprio l'organizzazione di questa Youth Academy. L'idea è quella di offrire un breve percorso di formazione, ma di alto livello. Si tratta di 3 mezze giornate in febbraio, giovedì 25, venerdì 26 di pomeriggio e sabato 27 alla mattina. Saranno presenti circa una cinquantina di studenti in rappresentanza delle università che aderiscono al programma di Enactus Italia. Infatti l'Academy è organizzata proprio da Enactus, CESVI e Punto Sud. Principalmente vorremmo permettere agli studenti di rafforzare le loro competenze. In realtà non solo, infatti vorremmo che l'Academy sia anche di stimolo dal punto di vista relazionale e umano per questi ragazzi, soprattutto in questo momento in cui tutti siamo quasi sempre chiusi in casa. E certo, averla fatta in presenza sarebbe stato meglio, ma siccome non è possibile siamo passati alla modalità online e diciamo che almeno l'online ci permetterà di avere con noi più partecipanti. Sono 3 fondamentalmente gli obiettivi che vogliamo raggiungere: far sì che gli studenti si conoscano tra di loro, e questo permetterà loro di attivare sinergie, collaborazioni e anche apprendimento da studente a studente; far sì che gli studenti migliorino le loro competenze professionali, e questo permetterà loro di gestire al meglio i progetti di imprenditoria sociale che porteranno avanti come team Enactus, e far sì che temi come l'imprenditorialità e la sostenibilità diventino familiari. E chiaramente quando parliamo di sostenibilità
bisogna considerare tutti gli aspetti, quelli ambientali, quelli economici Certo. e quelli sociali. Certo. Brevemente vado nel dettaglio del programma. Sì. Giovedì pomeriggio i ragazzi si conosceranno e si misureranno con simpatiche attività e giochi di ruolo per rompere un po' il ghiaccio. Li divideremo in gruppi in modo da rendere più facile la conoscenza reciproca, e i gruppi saranno eterogenei con studenti più anziani nei team Enactus e studenti nuovi e quindi più timidi. Il venerdì ci sarà la formazione vera e propria, in cui i ragazzi verranno divisi a seconda del ruolo che occupano all'interno del loro team. I moduli saranno 3: project design e management, comunicazione offline e online, e fundraising istituzionale e privato e bandi. Non entro nel dettaglio del programma perché poi lo comunicheremo. Ecco, l'ultima sessione, quella del sabato mattina, sarà invece aperta al pubblico, perché si tratta di un evento che coinvolge una platea di relatori italiani e internazionali che arriveranno dal mondo profit, dal non profit, dalle start-up e dalle istituzioni. Infatti con loro vorremmo ragionare su progetti e buone pratiche per un mondo sostenibile, perché il cambiamento climatico è una questione globale che coinvolge sicuramente tutto. Concludo dicendo che dopo questi 3 giorni di Academy il nostro impegno è quello di dar seguito a questa attività di formazione con degli specifici follow up, quindi non scompariremo, che detto così suona un po' come una minaccia, ma in realtà non lo è. Ma è una minaccia che ci piace, Daniele, anche perché stiamo parlando di impresa sociale, e anche qua proviamo a sgrassare, a togliere un po' di fumus che aleggia attorno all'impresa sociale. Stiamo capendo che può essere un mestiere a tutti gli effetti. Laylen non è soltanto un hobby. No, non lo è. Però vorrei dire una cosa. Allora, a tutti i progetti oggi è richiesto di essere sostenibili e di avere in base del lavoro di ognuno di noi oggi. Però non tutti i progetti dei ragazzi di Enactus diventeranno una vera impresa sociale. Questi progetti hanno di fatto una forte componente di business, ovviamente, devono essere sostenibili in termini economici. Hanno poi l'obiettivo di migliorare l'ambiente, per esempio riducendo lo spreco di cibo, oppure contribuendo all'economia circolare, ad esempio, come Filippo ci ha raccontato, puntando su prodotti di valore commerciale ma di grande tradizione in certi contesti, come il burro di karité in Mali, io penso alla noce amazzonica in Perù, no? Sì. Quindi sostenibilità ambientale, però dare anche lavoro a persone vulnerabili o raggiungere come target persone in difficoltà, e quindi sostenibilità sociale. Quindi chiaro, alcuni progetti possono essere la base per poi sviluppare un'impresa sociale vera e propria, ma altri no. La verità è che questo non è così importante secondo noi. Mi rifaccio anche alle parole di Marco prima e di Daniele ancora prima. Per noi è fondamentale investire su questi giovani talenti, fare in modo che acquisiscano delle competenze sulla sostenibilità, comprendano le dinamiche globali, cosa in cui CESVI crede molto, perché ci sono aree del mondo oggi particolarmente vivaci, l'Africa, che CESVI conosce molto bene, è una di queste, e far sì che diventino quindi persone prima, manager e professionisti poi, più consapevoli e responsabili all'interno o delle aziende profit in cui andranno a lavorare, o delle imprese sociali che fonderanno, o perché no, in un'organizzazione no profit, magari come CESVI, in cui entreranno a operare, perché il cambiamento reale deve avvenire in ogni luogo, a casa, nella propria comunità e nel proprio lavoro di tutti i giorni. È E quindi è un vero investimento per noi, non È c'è chiarissimo dubbio. ed è interessantissimo, Laylen Albani, quello di cui stai parlando tu è anche un cambio di paradigma proprio Sì. intellettuale, che parte dai giovani, sono loro gli agenti del cambiamento. Con i giovani, per i giovani, da parecchio, Daniele sai bene, 1999, Punto Sud, lavorate su immigrazione e cambiamento climatico. Il vostro slogan è: un altro mondo è possibile. Lavorate in Italia, Africa, Balcani. Ti faccio una domanda in negativo: qual è il progetto che stai sognando di fare e ancora non sei riuscito a fare? Grazie. Vorrei spendere 2 parole su Punto Sud prima di rispondere alla tua volentieri. domanda. Punto Sud è un'organizzazione indipendente e senza scopo di lucro che, come dicevi tu, dal 1999 opera nella cooperazione internazionale e nel sociale per identificare e sperimentare nuove idee per la risoluzione delle problematiche sociali in Italia e nel mondo. La mission di Punto Sud è elaborare, sperimentare e diffondere soluzioni efficaci e metodi innovativi per soddisfare i bisogni sociali, locali e globali. Allora, fondamentalmente le aree in cui Punto Sud agisce sono 4: incubazione di idee, quindi identificazione, studio e sviluppo di modelli di innovazione sociale; progettazione in rete, quindi ideazione e implementazione di progetti, le cui aree principali sono il rafforzamento delle organizzazioni della società civile, l'ambiente, le migrazioni, l'inclusione e il genere; la formazione, quindi formazione di operatori e organizzazioni che credono fermamente nei processi di cambiamento e apprendimento; e la ricerca e la valutazione, quindi attività per contribuire
all'elaborazione e alla diffusione di pratiche innovative e di modelli di innovazione sociale. Ecco, per rispondere alla tua domanda, parto da un progetto che stiamo già portando avanti ma che si sta concludendo. Si chiama No Planet B ed è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea con circa 4,5 milioni di euro, iniziato 3 anni fa. Coinvolge 6 paesi europei, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Germania, la Romania, l'Ungheria e Punto Sud è l'ente capofila. Allora, questo progetto si propone come incubatore di idee innovative con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sul tema dei cambiamenti climatici. E in Italia, in questi 3 anni, No Planet B è riuscita a sostenere 46 iniziative e più di 100 piccole organizzazioni della società civile. E come lo abbiamo fatto? Attraverso il finanziamento e la coprogettazione di iniziative di contrasto ai cambiamenti climatici con 5 bandi tematici lanciati nei 3 anni, per un totale di più di 1 milione di euro erogati. Per fare 2 esempi di progetti, abbiamo sostenuto l'Associazione dei Genitori Antismog nella creazione di una zona 30 temporanea a Milano. Oppure abbiamo sostenuto un'organizzazione palermitana, Neo Noi, nella creazione di una biblioteca degli oggetti, un circuito di condivisione di utensili, attrezzi e saperi ed esperienze nel quartiere Casla di Palermo. Questi sono solo 2 esempi, li trovate tutti, anche quelli degli altri paesi europei, sul sito di noplanetb.net. Ecco, allora, adesso rispondo finalmente alla tua domanda. Il nostro sogno è che l'esperienza non finisca con la conclusione di questo progetto. Infatti vorremmo che No Planet B diventasse una piattaforma permanente, una sorta di hub che raccolga, promuova e supporti i progetti. In particolare progetti di lotta ai cambiamenti climatici, come iniziative di consumo critico, mobilità sostenibile, economia circolare e collaborativa. Quindi in definitiva vogliamo promuovere la creazione di network, facendo emergere, valorizzando e connettendo iniziative interessanti e innovative. E vorremmo, ed è molto importante, concentrarci in modo particolare sui territori urbani, sulle città, affinché nelle città vengano attivate politiche di resilienza. In pratica ci piacerebbe aggregare all'interno di questo hub donatori, finanziatori, organizzazioni della società civile e cittadini, perché noi crediamo che soltanto insieme si possa avere un impatto positivo per le persone, per la società e per il pianeta. E che non è male. Aggiungerei che mi è piaciuto molto a Zona 30, andiamo piano piano, cioè andiamo veloci con questi progetti, però andiamo piano piano e rallentiamo dove si può. Ringrazio tantissimo Daniele Seibene, Environmental Project Manager, Punto Sud, Elena Albani, Campaigning Volunteers Coordinator di CESVI, a entrambi un'ottima giornata, un buon lavoro, state all'ascolto perché ci sono altre idee migliori per un mondo migliore. Grazie a voi. Grazie. Alla prossima. Allora, proseguiamo con questo nostro viaggio e qua ancora viaggio nel suo senso più stretto, se volete. La storia di un'azienda che ha dato vita a una collaborazione multicountry con Enactus Italia, Germania e Cina, dove ha sede, prevede selezione e riconoscimento di un premio speciale. Ho detto Germania e Cina, andiamoci. Andrea Roccabella dove ci porta prima? Vediamo. Hello everybody, I'm Isabel, HR Manager of the German H-Gear site here in Schramberg, located in the southwest of Germany. Here we are proud to work for Herzog, a company with a long tradition which managed to become a leading supplier in that growing e-bike market. We had a turnover of 62 million euros in 2020 and we have 350 employees, including 32 apprentices. The apprenticeship is an essential part of our long-term people strategy, where we put a strong focus on education and training of young people. Our competencies are multi-spindle turning, heat treatment, and hard machining. We produce different components, for example, crankshafts and drive shafts for e-bikes, helical gears for power tools, sprockets for vehicles. So thanks a lot for your attention for that short introduction of our site, and goodbye from Germany. E sono arrivati i saluti anche dalla Germania. Tra pochissimo andiamo in Cina, però prima fatemi dare il buongiorno e benvenuto a Gianluca Bordin, Head of Group Human Resources H-Gears. Gianluca, buongiorno. Ti vedo. Buongiorno Eccolo. a tutti. Buongiorno. A tutti. Dicevamo che questo sarà un viaggio fra Italia, Germania e Cina. A questo punto andiamo in Cina. È una città che non conoscevo, è inaspettata. Andrea Roccabella, vai.
Our plant relocated at Yangpu Road in Suzhou Industrial Park with over 17,000 square meters. We have over 230 employees. As hGears family members, their average serve time reaches over 7 years. Some of them have stayed with us over 10 years. Our main customers are from Stihl, Bosch, Stanley Black & Decker. Most of applications on power tools and gardening. We provide great opportunities on young talents through structured training programs. Support the career development for the students from East and Mid China schools. Welcome to hGears family. E così abbiamo concluso il viaggio andando molto molto a est, appunto in Cina, in questa città così speciale. Gianluca Bordin, voi producete componenti per automotive, moto, e-bike che ultimamente stanno vivendo un impulso incredibile, anche se io da ciclista dico no, per adesso no, finché l'età me lo consente non datemi il motorino elettrico, voglio far fatica, ma prima o poi ci arriverò. Vuoi rimanere tradizionale. Sono un nostalgico, ma prima o poi lo so che ci arriverò. Scherzi a parte, quali sono i vantaggi delle multinazionali per un'azienda high-tech come la vostra? Cioè, perché dislocarsi, avere più sedi e soprattutto perché Germania e Cina, al di là della bellezza incredibile dei posti in cui avete le aziende? Sì, infatti non avevo visto neanche io delle immagini del genere quando sono andato là, però fa piacere ricordarle in attesa del post-Covid. Ma allora, il tema delle dinamiche delle multinazionali è abbastanza noto, no? E storicamente nasce dal driver di ottimizzare i costi, quindi il fattore principale che in passato ha portato hGears a localizzarsi soprattutto in Cina è il tema del costo del lavoro. Queste dinamiche stanno cambiando in maniera sostanziale. Adesso l'esigenza principale che ci guida in questi processi di internazionalizzazione sono la necessità di fornire i nostri clienti dal mercato locale. Ormai i mercati chiedono un local to local. La Cina nel 2028 diventerà la prima potenza economica mondiale e non è più un centro di delocalizzazione low cost, ma è un mercato interno enorme con uno sviluppo tecnologico imbarazzante e quindi è fondamentale essere presenti. Avere anche dinamiche multiplant ha altri vantaggi. Ci sono temi di economia di scala, quindi ovviamente la possibilità di integrare processi di approvvigionamento o di logistica sui vari stabilimenti e quindi ottimizzare questi elementi. Ma c'è anche un tema culturale. Seppur siamo all'interno di un mondo globalizzato, è evidente che la fase negoziale sia verso i fornitori che verso i clienti, fatta con un cinese, fatta con un europeo, fatta con un americano, ha delle dinamiche totalmente diverse e quindi avere dei centri di riferimento in quelle zone agevola il superamento di queste difficoltà. Non va sottovalutato che poi è anche un elemento di bilanciamento del rischio di impresa, perché poi i mercati si muovono in maniera diversificata, ci sono elementi che abbiamo conosciuto anche di recente di politiche di dazi tra America e Cina, per cui avere queste leve locali aiuta a superare questi scogli. Perché Cina un po' l'ho già detto, soprattutto sul fronte del tema del mercato interno. La Germania è per noi il mondo principale, i nostri clienti sono tutti lì. Su Padova lavoriamo prevalentemente sull'automotive, come hai detto bene tu prima, siamo sposati a un progetto di mobility che su Padova vuol dire realizzare componenti per l'Audi e-tron, senza voler fare pubblicità, insomma, ma sulla mobilità elettrica. Sulla Germania stiamo sviluppando tutto il tema di componentistica per bici elettriche, quindi il settore dell'e-bike. E qui lasciami spendere anche una nota di orgoglio su dov'è l'Italia rispetto a queste dinamiche qui. Noi non dobbiamo dimenticare che sul metalmeccanico in Italia abbiamo 1.600.000 addetti. Siamo ancora la seconda potenza europea del manufatturiero metalmeccanico. Abbiamo avuto di recente un premio anche da un nostro cliente istituzionale che è Schaeffler, che fa un contest con tutti i loro fornitori, e devo dire che
oltre a noi ci sono state altre 4 realtà italiane che hanno avuto questi tipi di riconoscimento, quindi dobbiamo, seppur nelle difficoltà che conosciamo e che stiamo affrontando nel nostro paese, dobbiamo essere orgogliosi delle nostre capacità, delle nostre competenze e delle possibilità che abbiamo in questo settore, insomma. A valle di questo, visto che abbiamo anche una platea di giovani, vorrei spendere 2 parole anche su cosa può rappresentare un contesto industriale per un ragazzo, insomma. Sì. Non perché voglia denigrare chi ha ambizione di diventare un influencer e avere migliaia di followers, però bisogna sapere che poi il valore aggiunto che crea un'industria metalmeccanica, un'industria manufatturiera e l'indotto che genera in termini di ricchezza è enorme. Fare le cose, no, Gianluca? Fare le cose, fare i prodotti, è un attivatore anche di tutto quello che gravita intorno, quindi il mondo dei servizi, della comunicazione, e noi dobbiamo mantenere una centralità di questi aspetti nell'economia italiana, ma anche nell'economia internazionale. E poi le multinazionali per i giovani sono una scuola manageriale, diventa un punto di ingresso fondamentale per acquisire delle competenze che poi ci permetteranno di creare la classe dirigente del futuro del nostro paese, e quanto ne abbiamo bisogno, insomma lo stiamo notando anche in questa fase travagliata della nostra politica. Apprezzo molto l'eufemismo fase travagliata, Gianluca Bordini, sei molto elegante in questa tua definizione. Sono positivo. Io, insomma, la nostra organizzazione ci tiene molto a questo aspetto qui, perché è chiaro che una certa dimensione di impresa permette di avere un confronto culturale con altri paesi, di imparare le lingue, di apprendere un metodo di lavoro, di acquisire delle competenze non solo tecniche, ma come si diceva prima anche soft skills di relazione e di gestione. E per me questi driver sono fondamentali. È interessantissimo quello che dice Gianluca Bordini. Intanto accogliamo con grande favore anche il moto d'orgoglio, no? del Made in Italy, della grande manifattura. Ci vuole, insomma, ricordiamolo, siamo la seconda grande manifattura in Europa, le cose, se stringiamo i denti, andranno sempre meglio. Molto interessante l'aspetto che dicevi anche di formazione quando entri in una multinazionale, no? Perché per forza di cose c'è quella cultura che vi permea e che poi andrà a permeare anche i giovani che entrano da voi. Per forza di cose parlerai col collega tedesco, col collega cinese, e questo è qualcosa di impagabile. Ai miei tempi, quando insomma ho studiato economia ormai tanto tempo fa, avrei pagato per poter avere, no, relazioni e esperienze di questo tipo. È un acceleratore esperienziale, culturale e di competenza fantastico. Non c'è dubbio, e penso che sia per tanti studenti che sono all'ascolto un messaggio da prendere, sottoscrivere e sottolineare più volte. A proposito di cose da sottolineare, citavo prima questo premio, si chiama H-Gears Technology Award, e verrà assegnato da voi, dal team, ai vari team di ogni paese. Raccontaci meglio di questo premio. Intanto Technology Award, che vuol dire? Deve essere super tecnologico? No, allora, intanto voglio fare una premessa sul motivo della partnership nostra con Enactus. Noi troviamo un'affinità forte tra i valori di Enactus e quelli di H-Gears, che sono volti a 2 aspetti importanti, quello della sostenibilità e quello anche di un modello economico. Sentivo parlare anche prima di economia circolare, che sta prendendo piede. Ormai è evidente a tutti che il tema del puro profitto rimane un driver fondamentale che deve rimanere in una logica di impresa, ma viene accompagnato da elementi non solo di sostenibilità sociale ma anche ambientale. Noi stiamo spingendo su questo aspetto dell'e-mobility perché crediamo molto che sia il futuro delle dinamiche economiche della nostra azienda, ma anche dei paesi che ci gravitano intorno. Allora abbiamo deciso di sponsorizzare e di accodarci a questo progetto di Enactus e di sponsorizzare un premio che verrà riconosciuto a un team di lavoro nel context italiano su progetti che siano affini ai nostri processi industriali, anche perché l'innovazione
anche nel settore dell'e-mobility è fondamentale anche nella industrializzazione dei processi e dei prodotti, che è il nostro pane quotidiano. Certo. Quindi valuteremo poi con Enactus come declinare questo obiettivo e come portare a bordo i ragazzi, facilitando anche delle sessioni di mentoring che gli permettano di avere una maggior consapevolezza della situazione lavorativa che si va ad affrontare. Mi piace molto anche quando dici portare a bordo, che diciamo nel vostro caso è come dire, condizione di core business. Ancora Gianluca, non mi hai convinto sull'e-bike, però hai ragione, insomma la movimentazione deve essere sostenibile, quindi io prometto o di pedalare o di affidarmi all'e-bike. Magari ti faccio sapere tra qualche anno se... Tienimi aggiornato. Volentierissimo, a quel punto organizzeremo un grande evento in cui si pedala dalla Germania alla Cina, tutto in e-bike, non sarebbe male, no? Si può affrontare. Si può fare. Si può fare. Grazie mille Gianluca Bordin, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Sostenibile. Ciao Gianluca. Allora, proseguiamo in questo nostro viaggio. Stavo buttando un occhio alla scaletta, direi che coi tempi ci siamo quasi, forse siamo un filino in ritardo, allora velocissimi. Vado a presentare innanzitutto Raffaele Del Monaco di Entopan Innovation Hub. Raffaele, buongiorno, eccolo. Che però non sento, vediamo. Intanto fatemi salutare anche Maria Carmela Marica Passarelli, Unical. Eccolo, Raffaele, mi senti? Sì, mea culpa, avevo perfetto. il microfono spento. E buongiorno anche a Maria Carmela Passarelli, Dipartimento Scienze Aziendali Giuridiche, Università della Calabria. Buongiorno prof, mi piace dire prof, mi riporta un po' ai tempi in cui al liceo si diceva prof, no? Con questa strana grammatica. Allora, Raffaele, ci parli da dove? In questo momento parlo da Cosenza, Parli da Cosenza, naturalmente perfetto. in smart working per pandemia, per problemi legati alla pandemia, ovviamente. Assolutamente, nella gara delle librerie più belle forse vince la prof, che ci parla da Scalea, ve lo dico anche per attivare un po' di invidia da parte di chi ci sta guardando. Voi non lo sapete, ma nel pre-onda prima voleva farci vedere il mare, poi le ho detto prof, è meglio di no, perché insomma cerchiamo di fare anche una live sostenibile, ma per la nostra emotività sostanzialmente. Adesso scherzi a parte. Raffaele Del Monaco, nuovo partner di Enactus, chi è Entopan e che cosa fa? E ti faccio questa domanda perché siamo forse abituati a percepire il concetto di innovazione come esclusivamente tecnologico. Oggi un po' lo stiamo smontando, no? E voi di Entopan siete proprio su quel versante lì, cioè un'innovazione intesa in maniera molto più olistica. Oddio, ho usato un termine forse un po' desueto, arcaico, olistico, l'ho detto, me ne prendo la responsabilità, Raffaele. Ma anche molto preciso rispetto a quello che facciamo, devo dire la verità, e consentimi di ringraziare te innanzitutto e poi tutto il team di Enactus, Daniele Di Cristina, Marco Bertolai, Francesca Chiesa, con cui in questi giorni veramente abbiamo tessuto una relazione importante e che ci ha fatto apprezzare una affinità fortissima, quindi è con grande piacere che partecipiamo a questo kick-off. Allora, ti dico subito, Entopan rapidamente nasce nel 2000 e come dicevi tu andiamo un po' oltre semplicemente l'innovazione tecnologica, perché la nostra idea era favorire un approccio integrato e multidisciplinare, olistico, tu dicevi, sull'innovazione in termini tecnologici ma anche territoriali e sociali. E negli ultimi anni Entopan ha promosso nel Sud Italia un ecosistema per l'innovazione che integra attività di incubazione, accelerazione, ricerca e formazione di giovani talenti. Anche qui il legame con Enactus è molto forte. E questo ecosistema per l'innovazione, diciamo, parte dal Sud Italia, ma si rivolge al territorio nazionale e anche all'area euromediterranea ed è composto, diciamo, giusto per diciamo, rappresentare plasticamente chi siamo, da tre elementi: un sistema fisico che al momento è di 1400 metri quadrati, un centro di open innovation che stiamo allargando, diciamo, stiamo lavorando a un progetto dell'architetto Massimo Roi che vede una dimensione di 20.000 metri quadrati, qui sempre in Calabria. E poi accanto a questo sistema fisico, che è un centro di open innovation, quindi che accoglie con uno spazio per start-up, con spazio per l'Academy,
accanto a questo sistema fisico c'è un sistema di competenze a cui abbiamo lavorato che vede un'integrazione tra sistemi in-house che attraverso l'incubatore acceleratore Entopan Innovation, un system integrator, l'Academy OASI, attraverso la quale abbiamo collaborato anche con gli amici di Randstad Italia, ad esempio recentemente su un'attività, su un percorso sulla cyber security, sulla formazione sulla cyber security. E questo sistema in-house collabora poi con partnership nazionale e internazionale, ad esempio lavoriamo spesso con Fondazione Giacomo Brodolini, con la Fondazione Bruno Kessler, con l'Unical siamo spesso partner in tante iniziative. E infine, termino qui la descrizione di Entopan su che cos'è, un sistema finanziario che è un network di investitori istituzionali e privati a supporto dell'innovazione. E tu dicevi giustamente quale innovazione? Ecco, noi crediamo che un'innovazione è tale se porta in sé alla radice dei principi etici. Quindi noi promuoviamo start-up, progetti innovativi che si rivolgano al progresso della persona umana, al bene comune. Diciamo, sotto un po' la guida del nostro fondatore Francesco Ciccione, stiamo lavorando a uno sforzo di costruzione di un nuovo paradigma che è l'innovazione armonica, che è un'evoluzione dell'innovazione aperta, dell'open innovation, che raccoglie, eredita tutte le caratteristiche di apertura, di collaborazione tipiche dell'innovazione aperta, ma diciamo fa un passo avanti e traduce quella che è la collaborazione in coralità. Il network cerca di trasformarlo in una comunità e quindi naturalmente tutto questo all'interno dei temi dell'economia circolare, certo, che giustamente veniva spesso citato prima. Quindi questo è un po' il nostro ambito, innovazione per il bene comune e per il progresso della persona umana. Innovazione armonica, mi piace molto questo nuovo concetto che stiamo introducendo, che avete introdotto. Abbiamo abbandonato il mio termine arcaico e desueto, olistico, però avete capito, è un approccio globale e multidisciplinare, così come spesso è quello accademico, no? Che tenta di mettere insieme competenze e discipline. Vado da Marica Passarelli per capire, professoressa, qual è il ruolo del tuo dipartimento, cioè come fate a valorizzare competenze e tecnologie e come vi rapportate con attori come Entopan, per esempio? Buongiorno a tutti, grazie. Io sono veramente, prima di iniziare vorrei ringraziare tutti voi, tutto il team Enactus, e sono veramente molto contenta e allo stesso tempo molto emozionata. Sono stati giorni di preparazione importanti per questo ingresso dell'Unical nella grande famiglia di Enactus, quindi grazie prima di iniziare. Beh, io parlo a nome del mio dipartimento, che è il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche. Ci sono tanti colleghi connessi che mi mandano i messaggini, quindi noi lavoriamo, siamo un team molto attivo, un dipartimento molto attivo, e devo dire che tutto l'Ateneo è molto attivo e attento alle tematiche dell'imprenditorialità. Noi lavoriamo sostanzialmente sulle 3 missioni: didattica, ricerca e terza missione. Quindi come didattica, nello specifico il mio dipartimento da più di 20 anni insegna materie che riguardano l'imprenditorialità, il management, quindi diciamo noi applichiamo metodologie innovative, per esempio lavoriamo molto con gli hackathon, simulazioni, business game anche con studenti di altre nazioni, per esempio della Germania. Quindi applichiamo metodologie innovative alla didattica proprio per legarci a un concetto che è stato sottolineato più volte dalle persone che mi hanno preceduto, quindi le cosiddette soft skills. Sì. Cioè noi sì insegniamo le tematiche, i principi, i metodi legati all'imprenditorialità, però lavoriamo molto per la costruzione di soft skills tra i nostri studenti. Con riferimento alla ricerca, seguiamo molte tesi che riguardano i temi dell'imprenditorialità, ma su quali settori? Beh, su quali settori? In particolare, per esempio, sui settori che caratterizzano la vocazione del nostro territorio, quindi per esempio molto sull'agricoltura, ma anche sul turismo e su tutto ciò che, cioè noi cerchiamo di proporre progetti che riguardano il nostro territorio, la valorizzazione del nostro territorio. Chiaramente poi ci occupiamo della terza missione. Noi abbiamo anche la terza missione, cioè di essere di ponti con il sistema sociale, quindi la società e il sistema delle imprese. Quindi noi soprattutto negli ultimi anni stiamo molto accelerando, ripeto, come dipartimento ma come Ateneo in generale, sul diventare sempre di più ponti, ecco, tra il mondo accademico e il mondo dell'impresa.
Il tutto naturalmente inserito in un territorio che è quello calabrese, dopo ci entreremo un po' meglio nel dettaglio, che ha delle specificità, scusate, evidentemente, quindi richiede anche proposte e soluzioni con delle specificità. Torno subito da Raffaele Del Monaco per farti una domanda che ci mette un po' in discussione noi giornalisti, noi narratori, storyteller, per usare un altro termine un po' desueto e logoro. Abbiamo fatto un po' un passo indietro, cioè non raccontiamo abbastanza l'innovazione, anche gli aspetti etici dell'innovazione. Cioè ci dovete pensare voi, società private, aziende terzi, trovi una lacuna nella narrazione? Guarda, è una domanda che mi colpisce molto perché tra l'altro io ho un passato in una redazione di un magazine tecnologico, quindi ci siamo spesso interrogati su come narrare bene la tecnologia e l'innovazione. Io credo che sia un punto critico sicuramente. Per noi è importante, dico noi come Entopan, diciamo, sottolineare la differenza tra invenzione e innovazione e spesso questa viene un po' trascurata. Per noi, ti ripeto, l'innovazione è tale se porta un contributo di progresso e spesso nella narrazione comune invece semplicemente ci si concentra sulla innovazione tecnologica, sul piccolo passo avanti tecnico, mentre invece andrebbe mantenuto un osservatorio permanente forse su quali benefici porta realmente il singolo processo evolutivo. Ti dico che comunque è una responsabilità che riteniamo sia condivisa, diciamo, non è solo dei giornalisti, ma anche noi, tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte e ti dico che io dico che è importante anche testimoniarla, l'eticità nell'innovazione. Quindi anche noi stessi, come Entopan, abbiamo una serie di iniziative sia di natura culturale, abbiamo per esempio da poco lanciato una collana editoriale sull'innovazione armonica con Rubettino, facciamo una serie di iniziative sul territorio con conferenze a cui abbiamo invitato a partecipare, ad esempio Paolo Mieli è stato con noi, insomma sul territorio spiegare e educare, diciamo, alla innovazione reale e che porti a un progresso. Cioè sostanzialmente mi permetto, Raffaele, ti interrompo per provare a sintetizzare, innovare ma anche informare, perché sennò non si crea quell'ambiente virtuoso, no? In cui tutti sanno che c'è innovazione e dove ci sta portando, può essere anche una guida per i giovani studenti, per gli imprenditori, eccetera. Certo, e noi lo facciamo il più possibile in ogni nostro progetto e per quanto possibile, e ad esempio ti dico, nella pratica, un progetto strategico di Entopan si chiama Italie ed è un marketplace dedicato all'artigianato italiano, no? All'artigianato di grande qualità italiano. Come altri marketplace, cosa facciamo? Vendiamo oggetti. Ma a differenza di tutti gli altri marketplace, noi che cosa facciamo? Innanzitutto selezioniamo artigiani che siano portatori di una cultura eredi, diciamo, della cultura del saper fare italiano. Quindi già nella selezione siamo molto attenti al principio etico. E poi su questa piattaforma offriamo una narrazione che non è solo legata all'artigiano, ma si allarga al territorio. E lo facciamo perché pensiamo sia un lavoro sinergico questo, cioè l'artigiano ha una proposta di valore perché è erede della tradizione culturale di quel territorio e il territorio è bello da esplorare, è bello da visitare quando potremo tornare a visitarli, perché ci sono quegli artigiani che fanno lavori culturalmente importanti. Quindi diciamo anche noi nei singoli progetti nostri cerchiamo di portare sempre dei principi etici. Questo quindi come testimonianza singolare penso sia una responsabilità diffusa non solo della classe dei giornalisti, insomma. Assolutamente, e ti ringrazio Raffaele di questa precisazione. Torno dalla professoressa da Marica perché voi fate da ponte tra appunto il mondo accademico ma anche poi verso l'imprenditoria. Ecco, mi immagino un giovane imprenditore sociale immerso nel tessuto calabrese con le sue problematicità e le sue difficoltà. Quale può essere il suo ruolo? Quale può essere il suo contributo? Ma noi in realtà come docenti abbiamo una forte responsabilità perché dobbiamo creare quelli che sono cittadini responsabili, attori del cambiamento, come li ha chiamati qualcuno nell'intervento precedente. Quindi il nostro è un lavoro che va sia sui contenuti, ma va
ripeto, sulla creazione di quelle che sono le loro competenze più nascoste. Noi abbiamo la responsabilità di far diventare i nostri studenti dei protagonisti, perché solo capire le radici, i propri talenti, tutto ciò che loro hanno e che non è ancora emerso, che non è ancora venuto fuori, solo in quel modo noi possiamo lavorare con successo verso un cambiamento che sia responsabile. Ecco, creare informazione oltre che formazione. Noi lavoriamo molto, per esempio, sulla sensibilizzazione verso quelli che sono i 17 goal, per dire, dell'Agenda 2030, quindi su tutto ciò che è sostenibile, su tutto ciò che è sociale e quindi sostanzialmente su tutto ciò che loro possono valorizzare. Noi quando insegniamo imprenditorialità diciamo ai nostri ragazzi dobbiamo partire da un bisogno, ma dobbiamo partire da un bisogno non solo per creare profitto, chiaramente, no? Come principio più alto dell'imprenditorialità. Noi dobbiamo partire dai bisogni, quindi dobbiamo sensibilizzare i nostri ragazzi verso quelli che sono i bisogni sociali, i bisogni di una società che diventa sempre più complessa, con tutte le problematiche che stiamo vivendo anche nell'ultimo periodo, però abbiamo questa forte missione, quindi una missione che non è solo sui contenuti, ma è sulla scoperta di se stessi, quindi dei ragazzi, per poter poi scoprire i bisogni degli altri e soddisfarli, tra virgolette, anche con le nuove tecnologie. Noi lavoriamo molto in un clima di contaminazione anche con altri dipartimenti, con i dipartimenti che, per esempio, delle STEM, delle scienze un po' più hard. Noi facciamo molta contaminazione con quei dipartimenti perché dalle tecnologie, appunto come ci ha dimostrato Filippo nel suo intervento, nella sua testimonianza, si possono risolvere delle problematiche sociali, ma bisogna avere quella sensibilità e bisogna prendere coscienza delle proprie capacità, delle proprie competenze per poterle esprimere. Quindi abbiamo un grande lavoro da fare, una grande responsabilità sociale. E su questo non c'è dubbio. C'è un'altra responsabilità, Marica, ti faccio l'ultima domanda. Dobbiamo sintetizzare un pochino quest'ultima parte, quindi vi chiedo quasi degli slogan. Molto spesso i giovani studenti calabresi, alla ricerca del proprio progetto di vita, decidono: ma sai cosa c'è? Me ne vado a Milano a lavorare, se non addirittura già a studiare. Questa forse è una delle più grandi sfide che avete come territorio, no? Cioè tenerli attaccati a voi. Tenerli attaccati a noi rendendoli protagonisti, perché i nostri studenti sono terribili, i nostri studenti, se accendiamo la scintilla, diventano dei fuochi enormi, quindi i nostri studenti sono resilienti, perché vivono in un contesto che li costringe a diventare resilienti, ma allo stesso tempo conservano dei valori, che sono quei valori tradizionali della solidarietà sociale, della famiglia, quindi resilienza, valori, high tech e possono fare delle cose strepitose. Quindi la nostra sfida è creare degli attori responsabili che rimangano a valorizzare se stessi e il nostro territorio. Io sono commossa solo a esprimere questo si vede Marica, e grazie per questa cosa, perché sogno. È un grande sogno. In questo nostro viaggio non stiamo parlando solo di appunto di business, di profitto, ma ci stiamo mettendo anche un po' di cuore, un po' di anima, quindi capisco anche l'emozione, no, nel raccontare questo aspetto. E quindi speriamo naturalmente che i prossimi appuntamenti vi premino in questo loro sforzo. Ma a proposito di premi, torno da Raffaele del Monaco. Ci sarà un premio speciale nella National Competition. Anche tu, se riesci in pochissimi secondi a raccontarci di che cosa si tratta. Sì, guarda, molto semplicemente, ribadendo la forte affinità quindi con Enactus, Entopan seguirà tutto il processo di Enactus in questo anno e selezioneremo semplicemente 3 progetti particolarmente, non dico i migliori, ma più affini, diciamo, alle nostre tematiche, e saranno poi incubati, accelerati all'interno del nostro di Entopan Innovation, che è il nostro incubatore certificato. L'obiettivo è mettere a terra, diciamo, queste idee, possibilmente portarle sul mercato o magari integrarle con alcuni nostri con qualcuno dei nostri partner per essere scalati all'interno di aziende corporate più grandi. Questo è il nostro obiettivo, quindi dare specialmente a progetti che presentino profili di innovazione sociale, culturale, ambientale, selezioneremo 3 progetti e li porteremo avanti, li incuberemo con la prospettiva di farli maturare e auspicabilmente portarli sul mercato, molto semplicemente.
Molto semplicemente e molto efficacemente. Allora, molto semplicemente un grandissimo in bocca al lupo a entrambi, le sfide sono tanti, il territorio è difficile, ma qua faccio ammenda anch'io, perché si tratta anche di narrativa. Se si stressa soro un certo aspetto della storia, poi passa solo quella storia che non è la storia intera. Quindi viva la narrazione anche a 360 gradi. Grazie mille Raffaele Del Monaco, Maria Carmela Grazie. Passarelli. Buona giornata, Grazie. buon lavoro, alla Grazie, prossima. arrivederci, arrivederci. Eccoci qua, allora, adesso complice la pregevole regia di Andrea Roccabella che come un orologio svizzero mi sta mettendo in fila gli ospiti magistralmente, facciamo un altro piccolo passo e do il mio benvenuto a Alessandro Panerai, Manager Entrepreneur Selection and Growth Endeavor Italia. Alessandro, buongiorno. Ciao Giampaolo, eccoci, buongiorno. Eccoci, buongiorno, ci siamo sentiti prima, quindi possiamo svelare l'arcano, c'è un sacco di sole da te in Toscana, è un viaggio di invidia questo sostanzialmente, diciamolo, perché insomma, vabbè. E do anche il mio buongiorno e benvenuto a Giacomo Lazzarini, che è analyst proprio per Endeavor Italia. Buongiorno Giacomo. Buongiorno, piacere. Piacere, anche tu un sacco di luce, anche tu in Toscana? No, a Milano. A Milano, Sono sempre a Milano. anch'io sono a Milano, però insomma, vabbè, c'è un po' di luce, ma è un grigiore. Però sei toscano di origine, quindi coraggio. Sì. Si può sopravvivere anche a Milano, sappilo, con grande Confermo. difficoltà, ovviamente. Allora, scherzi a parte, approfitto della vostra competenza, della vostra esperienza per aggiungere un piccolo tassello, anzi grande, di conoscenza in questo nostro viaggio. Idee migliori per un mondo migliore, ne stiamo sentendo tante. Apriamo il momento forse più importante, più nevralgico per un giovane, che è quello della formazione, che è quello quando a un certo punto si mette di fronte al potenziale reclutatore. Parto da te, Alessandro Panerai. Che caratteristiche devono avere i giovani imprenditori di successo? Quale profilo, quale curriculum? Un po' di ricette, le storie che abbiamo raccontato fino adesso ce le hanno consegnate, però vorrei sentire da te, insomma, il potenziale che è richiesto. Sì, assolutamente, come dicevi tu giustamente, molte caratteristiche sono già state citate dagli speaker che mi hanno preceduto, in particolare cito la tua prospettiva olistico multidisciplinare che è assolutamente importante, così come sono centrali le soft skill. Vorrei aggiungerne allora 3 di ulteriori caratteristiche che a noi particolarmente interessano nel momento in cui cerchiamo imprenditori da tutto il mondo, no? Nei 38 paesi in cui siamo attivi. Sono poi tra l'altro competenze che cerchiamo anche nelle persone che lavorano per noi in Endeavor. La prima è la capacità di riuscire a leggere le reti di incentivi e di priorità degli stakeholder dell'imprenditore. In particolare 2 sono le categorie di stakeholder centrali per l'imprenditore, che possono essere gli investitori, siano essi del mondo del private equity e del venture capital, ovviamente a seconda della maturità dell'azienda, ma soprattutto i talenti che lavorano per l'azienda stessa, no? Una delle prime domande che ci piace fare agli imprenditori che seguiamo è come hanno fatto, lanciata l'azienda, ad attrarre le prime persone che sono andate a lavorare per loro, no? Quando si crea una realtà neonata è difficile riuscire a attrarre il talento che ci vuole, ovviamente, per poi portarla effettivamente a una prospettiva di maturità sempre crescente. Sì, anche perché Alessandro, scusi, mi metto nei panni appunto di io che vengo reclutato da una piccola azienda magari super promettente e magari devo lasciare un altro lavoro e allora mi viene da dire a questo giovane talentoso imprenditore: convincimi però, perché prima di lasciare la barca su cui sto navigando, magari benino, io non so se ho voglia di solcare l'oceano con questa piccola promettente barca, no? E quello è il problema. Esatto, e questa è di fatto una soft skill fondamentale per l'imprenditore, perché le hard skill si possono appunto attrarre in questo modo, no? Se avendo questo tipo di soft skill si riesce a prendere dal mercato quello che è il talento di cui c'è bisogno per far crescere l'azienda, no? La difficoltà è riuscire a convincere le persone a venire a lavorare per te, ma soprattutto a tenertele una volta che sono venute, quindi riuscire a creare dei meccanismi di crescita, di sviluppo personale e di anche contaminazione da un punto di vista di competenze che altrimenti sarebbero difficili da ottenere, no? Quindi questa è secondo me la prima e fondamentale caratteristica. La seconda è quella che noi chiamiamo, avendo mindset americano, high humility and low ego, che a prescindere sostanzialmente da diciamo, l'età anagrafica dell'imprenditore, no? Ma tanto più se si è giovani, è importante capire che l'umiltà e la voglia di imparare è fondamentale, no? Quindi quello che noi facciamo come Endeavor è appunto offrire l'expertise nostra, dei nostri partner istituzionali, dei nostri mentor a livello globale, per fornire appunto competenze e consigli agli imprenditori in fase di scale up, in fase di crescita, no? Quindi è fondamentale
la propensione a ricevere, all'ascolto, a capire sostanzialmente che benché si possa essere ovviamente imprenditori molto talentuosi, è sempre importante imparare. E questa si trasla poi nella terza skill fondamentale, che è anche la propensione a give back, cioè quindi capire che molta parte del successo di una azienda, diciamo, non dipende chiaramente solo dalla figura dell'imprenditore, che è certamente fondamentale ma non sufficiente, ma dipende anche dal contributo che si è ottenuto da tutto l'ecosistema che circonda l'azienda, no? Quindi in parte sono quegli stakeholder che dicevamo all'inizio, in parte sono, a seconda del paese, ovviamente anche le istituzioni, no? Gli interlocutori pubblici e privati a livello istituzionale, certo, che ti possono dare una mano. Quindi noi incentiviamo di fatto un meccanismo, se vogliamo, altrettanto circolare, no? Per altri versi rispetto a quelli citati in precedenza, cioè incentiviamo gli imprenditori che noi aiutiamo a crescere, a fare exit, a quotarsi, insomma, a seconda di quella che è la tipologia di azienda, poi a restituire parte di quello che hanno ricevuto, diventando investitori, diventando come dire, provider di conoscenza per i nuovi imprenditori che si gettano nella mischia, e per aiutare con la loro esperienza, con il loro talento, insomma, gli imprenditori del domani, no? Quindi noi incentiviamo molto questo tipo di meccanismi. Sì, che sembra insomma molto molto virtuoso, quasi un cerchio che si chiude, e adesso sentirete con la prossima storia, quella di Giacomo Lazzarini, è un po' un cerchio che si chiude ma in senso buono, poi si apre, perché auguriamo una lunghissima carriera ovviamente a Giacomo. Però invece una domanda al volo che mi è venuta in mente sentendo le tue parole, Alessandro: c'è un'area geografica nel mondo che ha sfornato, secondo la tua esperienza, un tasso altissimo di imprenditori ad alta potenzialità? C'è qualcosa che è emerso, no? Guardando la Google Maps, ecco, fammi un segnalino su Google Maps. Guarda, ti do una statistica: il grosso degli unicorni che noi abbiamo in portafoglio in questo momento vengono da 2 regioni principali, il sud-est asiatico e Latin America, no? In particolare Brasile, Cile e Colombia, in quest'ultimo. Perché? Perché sono nazioni in cui si ha la prima ondata di diciamo, educazione e terziarizzazione dell'economia, che porta sostanzialmente alla nascita di aziende che beneficiano del fatto che si parla di mercati enormi. In questo caso la sola Indonesia ospita 260 milioni di persone, quasi quanto il Brasile, e in cui appunto un'azienda che ha un'idea vincente ha tutti i numeri per poi scalare velocemente e diventare poi un'azienda unicorno, no? Certo. Quindi è lì che noi vediamo il potenziale di crescita più forte, e vediamo anche ovviamente la necessità di mettere il prima possibile in contatto quei mondi lì con mondi, diciamo, se vogliamo, più avanzati da un certo punto di vista, quali quello europeo in primis, e quello degli Stati Uniti, dove fanno capo gran parte dei nostri investitori, ma che hanno appunto una difficoltà intrinseca nell'entrare in contatto con i nuovi imprenditori di queste geografie, perché sono un po' fuori dai radar, no? Di certo, che sì, dai circuiti, quelli più consolidati, no? A cui siamo più abituati. Grazie mille Alessandro. Vado da Giacomo Lazzarini, perché dicevo, cerchio si chiude, da alumnus Enactus a giovane professionista, 2 anni di Enactus, poi la laurea. E poi cosa hai portato di quell'esperienza in Actus in azienda, così magari gettiamo qualche amo anche ai giovani che ci stanno guardando e ascoltando. Esatto, ho avuto la fortuna di partecipare in Enactus dal 2017, quindi praticamente fin dall'inizio, con l'Università di Trento, e anche la fortuna di partecipare all'evento internazionale, e sicuramente ci sono tantissime cose che mi porto dietro da questa esperienza, ma se dovessi dirne 3, sicuramente la passione che Enactus riesce a trasmettere verso tutto questo mondo dell'imprenditoria ad alto impatto, e soprattutto della possibilità che questo modello crea, e nel creare beneficio per tutti noi e per tutti i giorni, effettivamente in modo concreto. E poi sicuramente anche la possibilità di, insomma, mettere in pratica le proprie idee, confrontarsi con persone con background differenti, sono gli altri 2 punti che mi sento di sottolineare. Hai la sensazione, Giacomo, che in qualche modo è uscita soprattutto la chiacchierata con Marica Passarelli, no? Del fatto che quando un giovane viene responsabilizzato, ma viene anche gratificato nel sottolineare che lui è artefice del suo futuro, quella è la molla un po' che ti fa, no? Che ti fa scattare, che ti fa andare avanti. E per te è stato quello? Sì, devo dire che Enactus ti permette di avere veramente una grande spinta, ti dà la possibilità di sentire che si può veramente fare qualcosa anche quando sei studente, no? E magari
avere una complementarietà importante anche con quello che è il percorso di studio universitario, e ti permette veramente di mettere in azione, no? Una delle parole di Enactus è l'azione, e devo dire che si vede a 360 gradi in tutto quello che è l'ambiente, e questo sicuramente è molto importante, me lo porto dietro oggi in Endeavor, ma sicuramente in tutte le esperienze che ho avuto modo di fare. Grazie mille, grazie Giacomo Lazzarini, alumnus Enactus e adesso giovane professionista proprio in Endeavor, grazie per la tua testimonianza, credo sia stata molto utile. Grazie mille anche a Alessandro Panerai di Endeavor Italia. Appena si potrà viaggiare, ti auguro subito di viaggiare verso il sud-est asiatico, così ci racconterei altre storie di imprenditori di successo. Lì e Latino America, se ho ben capito, sono i posti in questo momento più effervescenti, no? Per imprenditori ad alto potenziale. Grazie mille anche per questo tassello di conoscenza importantissimo. Buona giornata a entrambi, buona fortuna, bocca al lupo, alla prossima. Allora, con Andrea stavo guardando l'orario, sono le 12:28, è un po' irrituale se volete, perché insomma in un incontro online come questo non si dovrebbe fare. Io starei quasi per stappare una bottiglia, noi italiani sappiamo è l'orario dell'aperitivo, quasi quasi 2 bollicine per brindare i prossimi progetti, e le potremmo anche sorseggiare. Vabbè, non lo facciamo, però facciamo una cosa, andiamo in cantina. Buongiorno, sono Marcello Unnelli, enologo, vicepresidente delle cantine Ferrari, e saluto tutti i partecipanti al network di Enactus Italia. Siamo in Ferrari, un'azienda fondata nel 1902 dal signor Giulio Ferrari, che per primo in Italia porta lo Chardonnay e che crede e intuisce la grande potenzialità del Trentino con la sua viticoltura di montagna per la produzione di una bollicina attraverso il metodo classico, cioè della rifermentazione in bottiglia. Dal 1952 l'azienda fa parte della famiglia Lunelli e tutti i singoli passaggi del metodo classico vengono seguiti qui da Trento, dalla produzione dell'uva con i metodi biologici alla elaborazione del vino base fino alla seconda fermentazione nelle nostre cantine, buie e silenziose per tantissimi anni, fino ad arrivare al remouage, alla sboccatura e alla bottiglia pronta per i nostri clienti finali. Un Trento DOC che si adatta ad ogni abbinamento, ad ogni occasione di festa e che speriamo possa essere il motivo valido per trascorrere un momento di gioia, di convivialità e di felicità. Beh, di sicuro sarebbe il bicchiere giusto per questo momento in cui stiamo celebrando idee migliori per un mondo migliore, il Kick-Off Enactus 2021. Buongiorno e benvenuta anche a Camilla Lunelli, direttore comunicazione e relazioni esterne proprio del gruppo. Camilla, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, devo dire che tuo cugino mi ha fatto venire un po' di acquolina in bocca, io lo sai, ci siamo parlati nei giorni scorsi, sono non solo amante del Trentino, della montagna, ma anche delle bollicine e quindi vabbè, non vale, ecco, diciamo, in questa scala di invidia che stiamo facendo, in questi collegamenti in giro per l'Italia, mi sa che stai vincendo. Anche sfondo libreria non è male, Camilla Lunelli, attenzione, perché c'è un'altra contest in corso, voi non lo sapete, ma stiamo decidendo chi ha lo sfondo migliore. Allora, io perché siamo stati in cantina? Perché per fare una bottiglia con tutti i crismi servono una serie di ingredienti, ovviamente si parte dal territorio, si parte dal vitigno, ma poi c'è passione, c'è competenza, l'avete sentito, no? Anche nel lessico utilizzato ci sono dei tecnicismi perché c'è anche una tecnica. Io ti proporrei, Camilla, questo inusitato paragone tra come si fa una bottiglia perfetta, e voi di premi ne avete vinti tantissimi, e come si fa a creare un progetto sociale, sostenibile, quello di cui stiamo parlando quest'oggi, al pari dei vostri spumanti. Cioè esiste una ricetta del progetto perfetto, mettiamola così, ecco. Ma credo che l'esperienza che posso portare da parte della mia azienda possa andare molto indietro nel tempo. Parliamo di innovazione, ma partendo dall'inizio. Oggi Cantine Ferrari è una realtà consolidata, ma questa ricetta mi piacerebbe raccontarvela tramite la storia del nostro fondatore, perché in realtà questa grande azienda è nata da un progetto, da un sogno di Giulio Ferrari, come accennava mio cugino, che pensate avviò tutto ciò a soli 23 anni. Stiamo parlando di un uomo classe 1879,
un profilo che a me piace molto perché è di una contemporaneità veramente incredibile. Pensate che lui studiò qui in Trentino a quella che è oggi la Fondazione MAC, che è un centro di eccellenza in particolare per l'enologia, ma ben prima che fossero istituiti poi i progetti Erasmus e simili, studiò in Germania, a Montpellier in Francia, e fece quello che noi oggi definiremo addirittura uno stage nello Champagne, dove ebbe poi questa grande intuizione che il suo territorio natale, quindi le montagne del Trentino, avessero una grande vocazione proprio per produrre bollicine d'eccellenza. Prese quindi, diciamo, le hard skills del metodo di vinificazione tipico dello Champagne, ma per fare cosa? Non per imitare qualcosa che già esisteva e andava benissimo così, ma per creare un qualcosa di unico appunto in un territorio completamente diverso. Ed è proprio da questo che lui partì, pensate, come dicevo, a 23 anni, con una grandissima passione e anche dei valori e una, diciamo, carta dei valori ante litteram molto chiara, cioè un'ossessione per la qualità veramente in ogni dettaglio, che è quella che poi l'ho accompagnato per tutta la vita e di cui noi tuttora siamo fedeli, certo. diciamo, discepoli. Esatto. Quindi questo per dire cosa, un po' ripercorrendo la storia appunto di questo personaggio che a me piace molto. Passione, sono già stati citati questi elementi, però effettivamente è bello vederli declinati anche nel concreto. Quindi una grande passione, quella che Randstad ha definito coscienziosità, quindi impegno. Il lavoro è tanto, serve, insomma, non dimentichiamolo mai. Però quello che vorrei sottolineare è proprio il fatto di aprirsi, di cercare contaminazione, di viaggiare. Sicuramente Enactus è un abilitatore incredibile in questo senso, però tutto quello che poi si vede, con cui ci si arricchisce, secondo me andarlo a declinare su qualcosa di proprio, un proprio sogno, una propensione, un'ambizione, come appunto Giulio Ferrari ha fatto tornando nel suo Trentino. È un po' quello che abbiamo, il tipo di percorso che abbiamo poi avuto sia io che i miei cugini, è un po' il tipo di profilo che cerchiamo anche oggi tuttora quando ricerchiamo dei nuovi talenti che entrino in azienda. Molto bello, Camilla, quello che stai dicendo quando dici avere sì il sogno e la grande idea, ma riportarlo a qualcosa che ti è proprio, che ti è vicino, che nel vostro caso significa anche nel territorio, no? Cioè nel guardarsi i piedi e capire questa intuizione. Io la Champagne la conosco molto bene, ovviamente essendo appassionato di bollicine, e c'è tanta differenza tra le colline attorno a Reims e ovviamente i monti che circondano Trento, però avere quell'intuizione di fare qualcosa di uguale ma diverso, evidentemente sta pagando e parecchio. Andiamo però proprio, se sei d'accordo, andiamo a calpestare, tra virgolette, in senso buono, i vostri terreni, i vostri vitigni. Voi avete oltre 100 ettari di proprietà, avete 600 viticoltori che conferiscono prodotto, quindi uve, immagino. C'è il tema però della sostenibilità. Come lo affrontate e come lo sostenete? Scusa il gioco di parole. Beh, come per ogni azienda attenta al discorso sostenibilità, decliniamo chiaramente su un lato più sociale, su un lato ambientale. Dal punto di vista sociale, per noi sostenibilità vuol dire soprattutto essere vicini in primis ai nostri collaboratori, quindi con politiche molto attente per quanto riguarda le risorse umane, ma anche a tutta la filiera. E poi devo dire particolarmente in quest'anno di pandemia questo tipo di attenzione si è estesa in maniera importante anche al territorio, in particolare in seguito alle forme di nuove povertà che purtroppo si sono venute a creare. Però forse l'esperienza per noi più particolare e interessante è quella sul fronte ambientale, e quindi l'idea che non solo abbiamo diciamo un po' cambiato l'approccio, cioè per un certo periodo l'agricoltore era colui il quale sfruttava la terra. Ecco, noi abbiamo, e non solo noi naturalmente, ci mancherebbe, ma abbiamo un po' rovesciato questo approccio, per cui noi oggi ci sentiamo custodi della terra e della sua fertilità. L'idea poi è che noi siamo un'azienda familiare, oltretutto abbiamo un tipo di prodotto con un processo di lavorazione pluriennale molto lungo, quindi siamo abituati ad avere orizzonti temporali molto ampi, e questo probabilmente ci aiuta a lavorare appunto anche in campagna, pensando di preservare questa terra per le generazioni a venire. Concretamente cosa significa tutto ciò? In primis abbiamo certificato biologici tutti i nostri vigneti di proprietà, ma soprattutto la cosa di cui siamo più orgogliosi è il fatto che abbiamo cercato di trasferire questa cultura della sostenibilità ambientale sul territorio, in particolare ai 600
appunto che accennavi, di cui parlavi tu prima, proprio per chiedere loro di cambiare il loro metodo di coltivazione. Abbiamo un problemino, Camilla, vediamo se riusciamo a recuperarlo. E che ci ha permesso di chiedere loro di lavorare in una modalità molto molto simile a quella del biologico. Non so se c'è un problema di connessione. Sì, che abbiamo a un certo punto perso. A me si è bloccata la telecamera, sì. Spero non sia adesso, così, quindi noi adesso continuo. Ti sentiamo, non so se tu mi senti, Camilla. Abbiamo perso semplicemente un pezzo, però da quello che ho intuito avete chiesto ai vostri 600 contributori di applicare le stesse dinamiche del biologico che applicate voi sui vostri 100 ettari, mi confermi se è vero? No, mi sa che Camilla, vediamo se riusciamo a recuperarla, se no io intanto preparo quella che è sostanzialmente l'inizio delle conclusioni, mi sa che facciamo l'ultimo tentativo. Vediamo, chiedo con Andrea che però scuote la testa onestamente, non so se ce la facciamo, forse sì, attenzione. Eccola, sì, fantastico. Chiedo scusa, c'è stato Eccoti, ti vediamo e ti sentiamo. C'è stato un problema nella connessione, ho seguito tutto l'incontro senza problemi, ma naturalmente classico, la sfortuna ci vede sempre perfettamente. No, stavi dicendo che, se ho ben capito e ho ben sintetizzato, avete convinto i 600 contributori di utilizzare le vostre stesse logiche nei loro terreni, no? Esatto, seguendo appunto un protocollo che abbiamo chiamato il vigneto Ferrari per una viticoltura di montagna sostenibile e salubre, che è diciamo molto vicino a quello che sono i requisiti dell'agricoltura biologica, certo. Quindi eliminazione totale di pesticidi, concimi chimici, fertilizzanti chimici, eccetera, proprio per un discorso da un lato di salvaguardia ambientale, ma anche di tutela della salute, che non è la salute del consumatore finale, che già prima era assolutamente lontano da ogni tipo di rischio, però la salute di chi lavora nel vigneto e spesso anche delle famiglie dei viticoltori che vivono poco lontano. Quindi questo approccio, devo dire, è stato recepito veramente in tempi molto rapidi e con grande consapevolezza. E anche questo è un messaggio molto bello. Se potessi sintetizzare, lo faccio in maniera un po' irriverente, forse voi vi guardate molto i piedi, ma allo stesso tempo guardate lontano, guardate i piedi perché il territorio è importante, è fondamentale, va salvaguardato. Bello anche il cambio di paradigma, no? Da sfruttamento della terra a custode della terra. Per chi fa narrazione, chi fa comunicazione, già lo slogan è bellissimo, è molto attraente. E poi guardare lontano è una storia fatta di territorio, quello trentino, la vostra, però allo stesso tempo evidentemente vi aprite all'Italia e il mondo. Ed era un po' la storia con la quale volevamo chiudere questo viaggio, per cui ringrazio tantissimo di averci preso parte Camilla Lunelli, comunicazione e relazioni esterne del gruppo Lunelli. Grazie, anche un super ringraziamento a tuo cugino per quell'immagine della cantina che ci ha deliziato. Grazie mille Camilla. Piacere. Alla prossima. Grazie a voi. Alla prossima. Era, dicevo, l'ultima tappa sostanzialmente di questo viaggio. Proviamo ad iniziare a tirare le fila, le conclusioni di queste tappe. Avete visto, abbiamo viaggiato tra la Cina, gli Stati Uniti, la Germania, la Calabria, il Trentino, abbiamo un po' attraversato, seguendo gli assi, l'ordinate e gli assi cardinali, un po' Europa e mondo. Abbiamo provato a sintetizzarli, forse sono 5 i concetti principali che potremmo mettere in campo, e li vedete: competenze, che sono quelle fondamentali per andare avanti, collaborazione, bisogna parlarsi, e su questo il Network Enactus evidentemente vi mette in contatto ed è forte. La formazione, bisogna continuare a studiare, ragazzi, studiare, non si smetterà mai. Ovviamente ci vogliono investimenti, perché senza quelli, che sono investimenti anche, lo avete sentito, se volete emotivi, no? Anche di pancia, di cuore, bisogna crederci nelle cose che si fanno, e quindi coraggio. Il coraggio lo abbiamo sintetizzato in un ulteriore hashtag che può essere un po' lo slogan di chiusura, che è quello del mettersi in gioco. Quindi mettiti in gioco potrebbe essere un invito che faccio immediatamente per le conclusioni a Marta Bertolai, country leader di Enactus Italia. Marta, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. E ecco anche Francesca Chiesa, Program Manager Enactus di Enactus Italia. Francesca, eccoti. Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille. Allora, innanzitutto stiamo chiudendo le fila, a voi tocca essere maestri di cerimonia in questo lungo viaggio. Avete una data da annunciare, ho capito bene?
Abbiamo una data che è la data della National Competition, sicuramente, che sarà il 17 e 18 giugno, e quindi questa è la prima data che intendiamo far fissare a tutti in agenda, e ci ritroveremo, ahimè purtroppo temo, ancora virtualmente. Poi volevamo in realtà dare un altro annuncio, che era un'altra collaborazione tra le tante che sono state dette. Ce n'è anche un'altra che è con Step Tech Park, che è un parco tecnologico, è una sorta di innovation hub con un grande obiettivo. L'obiettivo è quello di abbattere 5 milioni di tonnellate le emissioni di CO2 nell'atmosfera, aiutando appunto ricercatori, start-up, piccole e medie imprese a sviluppare anche progetti ad alto contenuto tecnologico. Ma qual è la notizia che voglio dare? È che anche con loro abbiamo stretto una partnership, grazie ad una nostra mitica alumna, a riprova del fatto che Enactus si porta avanti anche ben oltre il proprio percorso universitario, e quindi siamo pronti a lanciare una challenge aperta a tutti i team Enactus, e chiederemo loro di contribuire ovviamente all'obiettivo di STEP. Chiarissimo. Sì, i team avranno poi accesso a un bel percorso di mentoring anche da parte loro, per arrivare preparati alla National Competition, dalla quale poi si evincerà il team vincente, al quale sarà riconosciuto un premio speciale che però non vogliamo svelare. Era la domanda che volevo farvi, appunto, niente, non si può sapere qual è il premio, va bene, ok. Rimarremo con l'acquolina in bocca, come si dice, come ci ha fatto rimanere Camilla guardando quelle bottiglie, e siamo quasi in chiusura, tra pochissimo vado da Francesca, però prima Marta, in questo viaggio abbiamo visto tutti i vostri partner che hanno stretto questo rapporto, hanno stretto le mani a Enactus per far incontrare competenze. Facciamo una prova, facciamo un gioco, mi tolgo la giacca da giornalista e metto quella da imprenditore. Sono CEO della Musumeci Incorporation e non so bene cosa produco, però facciamo insomma che sono capo di una grande multinazionale. Senti, mi convinci, dammi 3 buone ragioni per far parte di questo, del team Enactus, e entrare a giocare con voi, insomma, in questo gioco virtuoso così bello. Allora, giochiamo, io ti rispondo, però se poi ti convinco voglio vedere la Musumeci Incorporation tra i partner di Enactus. Sì, non so cosa produrremo, adesso sto guardando Andrea Roccabella, ci dobbiamo inventare un'innovazione di prodotti immediata, comunque adesso ci pensiamo, vai, dammi le 3 buone ragioni. Allora, la prima ragione secondo me è che supportare Enactus vuol dire avere una speranza sicuramente, ma soprattutto darle un impulso. Quindi è proprio supportare un'associazione che stimola i giovani a pensare in un modo diverso e migliore, ad avere un sogno ancora prima di dar loro i mezzi per poi poterlo realizzare, nel senso che Enactus non finanzia direttamente le start-up, ma vuole proprio innescare uno spirito, quello dell'imprenditorialità sostenibile, quindi seminare affinché poi un domani si possa raccogliere il frutto. Il secondo punto, la seconda ragione, diciamo che è molto simile a questa prima che ti ho detto, però con una lente un po' diversa, la lente del post-Covid. Quindi mai come in questo momento occorre costruire un mondo nuovo, un dopo Covid che evidentemente necessariamente non sarà più come prima, e quindi ecco l'opportunità. Cambia tutto, dobbiamo innovarci, andare avanti con le idee, e quindi dobbiamo necessariamente investire sui nostri giovani, dando fiato alle loro potenzialità, per un mondo che sia un mondo più nuovo, più giusto, più solidale e soprattutto più sostenibile. Il terzo punto invece è legato alla dimensione internazionale di questo nostro network, che come sai è presente in 36 paesi. Sì. Quindi io credo che un conto è avere 17 team in Italia con oltre 200 studenti super attivi, però avere in realtà migliaia di studenti, per la precisione oltre 72.000 ogni anno in tutto il mondo, significa proprio dare la possibilità concreta di avere un impatto concreto, reale, rispetto all'ambizioso obiettivo che è quello di, che come hanno detto anche i miei predecessori, far crescere questa futura classe dirigente imprenditoriale che abbia anche a cuore le sorti del pianeta. E quindi un grande esercito diffuso che possa influenzare nei fatti. Sì, essere agenti del cambiamento, come si diceva, e non soltanto quelli giovani, ma anche quelli come me, diversamente giovani. Io con Andrea, niente, non ci è venuta un'idea imprenditoriale di successo, però te la faremo sapere. Mi ha fatto piacere che tu invece abbia dato i numeri in senso buono, ci hai dato la vastità della rete, il perimetro, diciamo, di Enactus. Continua a giocare, vado da Francesca Chiesa,
continuo a mettermi a togliere le giacche, mi rimetto al volo quella da giornalista, ma me la tolgo subito, torno studente. Quando frequentavo i banchi della facoltà di economia e commercio, perché sarei dovuto salire sul treno Enactus, all'epoca giovane appassionato di economia e commercio, che veniva bocciato tipo 3, 4, 5 volte a analisi 1, ma questo non ditelo. Allora, innanzitutto dovresti studiare un po' di più, allora Sì, mi sento sì. di dire, perché Non c'è dubbio. Però sicuramente dovresti entrare in Enactus perché ti permette di crescere, ti permetterebbe di crescere professionalmente e personalmente all'interno di un contesto che è sicuramente internazionale, come diceva Marta, ma anche multidisciplinare. E io mi interfaccio quotidianamente con gli studenti che sono parte di questa community. Sono convinta che tutti loro sappiano che noi vogliamo essere, il nostro obiettivo principale è quello di essere per loro un punto di riferimento in questo percorso di crescita. Cerchiamo quindi di comprendere quelle che sono le loro necessità, di metterli in contatto con altri studenti, con docenti, con imprenditori, professionisti e soprattutto a livello internazionale, al fine di dare loro la possibilità di sviluppare lo spirito imprenditoriale, uno spirito imprenditoriale applicato al sociale. E quindi gli studenti sono veramente il cuore di questa realtà, che comunque è fatta di, come vi elencavo e come avete potuto vedere, tantissimi ospiti provenienti, esponenti di diverse realtà, quindi organizzazioni umanitarie, multinazionali, incubatori, acceleratori. È una realtà quindi molto viva e attiva, che ha l'obiettivo di realizzare quello che sarà il loro futuro, quindi il futuro che i giovani si aspettano di vivere molto presto. E quindi, per rispondere alla tua domanda, Giampaolo, secondo me dovresti entrare a far parte di Enactus, perché Enactus ti apre una finestra sul mondo. Sicuramente devi essere una persona curiosa e devi avere voglia di metterti in gioco. Allora, io purtroppo non sono né studente né imprenditore, e quindi, però in entrambi i casi vi rassicuro, Francesca Chiesa e Marta Bertolai, mi avete convinto. Siccome racconto storie, modero, faccio il giornalista, se farete un altro viaggio bellissimo come questo, io ci sono, quantomeno non faccio parte di Enactus, ma posso raccontarlo. Grazie mille Francesca Chiesa, Program Manager di Enactus Italia, grazie mille Marta Bertolai, che è Country Leader Enactus Italia. Il nostro viaggio si chiude qui, però aspetta Marta, sì. No, voglio solo così fare anch'io un ringraziamento finale a tutti i partecipanti, a tutti i nostri partner, che, come li aveva definiti il nostro presidente all'inizio, sono proprio illuminati costruttori del futuro. Quindi grazie per aver reso possibile tutto questo e per quello che il percorso che riusciremo ancora a fare insieme in futuro. E quindi un grande in bocca al lupo, allora lo facciamo corale a tutti. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi, alla prossima.